Ciao ragazzi, grazie per esservi iscritti alla newsletter di 3Power Sport. Sono Marco Padovani e oggi andremo a vedere insieme un allenamento a corpo libero per l'off season di atleti di endurance e running. Spesso si pensa che l'allenamento a corpo libero sia qualcosa di non abbastanza efficace o comunque di non sufficiente a portare dei risultati. In realtà, se ben fatto, un allenamento a corpo libero può dare degli enormi benefici, specialmente per la prevenzione di infortuni e il rafforzamento di tutte le doti atletiche necessarie per svolgere uno sport di endurance. Come sempre, prima di andare ad allenarci, andiamo a effettuare un veloce riscaldamento. Il primo esercizio sarà andarsi a posizionare in posizione prona contro il pavimento, le mani saranno all'altezza del torace e da questa posizione andremo a stenderle per sollevare il nostro busto fino a guardare in avanti. Da qui ci riporteremo verso il pavimento e andremo a ripetere l'esercizio per 10 ripetizioni. Una volta finite le 10 ripetizioni andremo a puntare i piedi contro il pavimento e dalla posizione di massima estensione solleveremo il bacino verso l'alto e andremo a infilare la testa all'interno delle braccia per 10 volte. Da qui torniamo in posizione di plank e ritorniamo nella posizione di downward dog. Dopo la 10ª ripetizione di downward dog torneremo in posizione di plank, andremo a posizionare un piede vicino a una delle mie due mani, mentre il ginocchio della gamba posteriore andrà a toccare il pavimento, lo sguardo si rivolgerà in avanti, dopodiché risolleveremo la gamba posteriore, andremo a riportare la gamba che era davanti all'indietro, scambieremo la posizione e ripeteremo l'esercizio, sempre 10 volte per lato. Il primo esercizio che andremo a svolgere è il dead bug. Ci posizioneremo in posizione supina, ovvero pancia rivolta al soffitto. Andremo a sollevare entrambe le gambe con un angolo di 90 gradi e estenderemo le nostre braccia sempre verso il soffitto. Da questa posizione deciderò una delle mie due braccia e andrò a estenderla verso il pavimento con in simultanea una distensione della gamba opposta. In questo caso partirò col mio braccio destro, stenderò la mia gamba sinistra, dopodiché tornerò al centro per andare a eseguire un'altra ripetizione dal lato opposto. Durante il dead bug è importante che l'addome sia sempre attivo, infatti non volete estendere eccessivamente, inarcare la schiena, ma volete sempre mantenere la sezione bassa aderente al pavimento mentre state eseguendo le vostre ripetizioni di dead bug. Per esercizio numero 2 utilizzeremo un appoggio, io in questo caso utilizzo solo una panca, ma una sedia va benissimo. L'importante è che rispettiate un angolo di 90 gradi nella seduta tra anca e ginocchio. Andiamo a eseguire un single leg squat. Dalla posizione di seduto andremo a staccare una gamba, ci sbilanceremo in avanti portando tutto il peso sull'unica gamba che abbiamo appoggiata fino a che distenderemo la gamba, stabilizzeremo la posizione e andremo a ritornare verso il nostro appoggio. Da qui andrò ad appoggiare l'altra gamba, andrò a staccare quella che ho appena eseguito dall'esecuzione, riporteremo il peso in avanti e andremo a eseguire un'altra ripetizione. Se riuscite, non appoggiate mai la gamba che dovrebbe rimanere sollevata. Qualora però vi venga difficile, potete andare ad appoggiare solo il tallone, cercando di posizionare più peso possibile sulla gamba con l'appoggio totale, per poi, una volta esservi impratichiti, andare a rimuoverla e cercare di controllare tutto il movimento con l'unica gamba in appoggio. Il terzo esercizio è un bridge walkout. Andremo a posizionarci nuovamente supini sul pavimento con pancia rivolta al soffitto. Da qui andiamo a sollevare le punte di entrambi i nostri piedi, andiamo anche a sollevare il nostro bacino attivando i glutei. Una volta che abbiamo raggiunto un'attivazione sufficiente dei glutei, posizioneremo le mani lungo i fianchi e quello che vogliamo fare è andare a camminare con i talloni fino ad arrivare con il bacino molto vicino al pavimento senza tuttavia mai toccarlo. Una volta che le nostre gambe sono distese, riappoggiamo il bacino a terra, pieghiamo nuovamente le nostre gambe verso le nostre anche, risolleviamo, attiviamo i glutei e ripetiamo la nostra camminata fino in fondo. Da qui vado a rieseguire le mie ripetizioni. Mi raccomando, il bacino durante tutto il movimento non va mai a contatto con la terra fino a quando le mie gambe non sono totalmente distese.
Come ultimo esercizio andremo a fare un prone YTW, dove YT e W saranno le posizioni che dovremo assumere con le nostre braccia una volta posti in maniera prona sul pavimento. Per intenderci, questa sarà una Y, questa sarà una T e questa sarà una W. Andiamo a eseguire queste tre figure in questa maniera. Proni sul pavimento, inizio ad assumere la posizione di Y, quindi a braccia leggermente larghe sopra la testa. Da qui andò prima a sollevare le braccia e poi a sollevare il busto. Mantengo la posizione per un secondo, dopodiché riabbasso, modifico la posizione, in questo caso la mia T, vado di nuovo a sollevare le braccia, mantengo la posizione per un secondo, torno a terra, riavvicino a me le braccia ed eseguo la mia Y per un secondo, per poi tornare alla Y e ripetere il processo. Andiamo ora a capire quante ripetizioni svolgeremo per ogni esercizio. Questa volta metteremo assieme tutti e quattro gli esercizi e andremo a svolgere un AMRAP di 24 minuti. AMRAP è una dicitura che sta a significare che per 24 minuti eseguiremo questi quattro esercizi senza pausa e l'obiettivo sarà svolgerne il maggior numero possibile mantenendo intatta la tecnica. Per quanto riguarda il dead bug, eseguiremo 10 ripetizioni per lato. Del single leg squat ne eseguiremo 8. Il bridge walkout sarà eseguito per 12 e chiuderemo con un prone YTW per 15 ripetizioni, dove 15 sta a significare che ripeteremo ogni figura per 5 volte. Terminato il prone YTW, ripartiremo dal dead bug fino a completare il tempo target di 24 minuti. Spero che questo allenamento vi possa essere d'aiuto. Grazie ancora per esservi iscritti alla newsletter di 3 Power Sport e fatemi sapere cosa ne pensate.